Il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, ha visitato la base di Lamezia Terme, già inaugurata qualche mese fa, in pratica la 14ª in Italia. Come omaggio ai calabresi, subito ha proposto voli da e per Lamezia a soli 14,99 € per viaggiare a febbraio e marzo. L'unico problema è che bisogna prenotare entro la mezzanotte di giovedì 30 gennaio. Nella conferenza stampa organizzata, O'Leary ha ricordato le proposte Ryanair dall'aeroporto della Piana, con 9 rotte a disposizione: Bologna, Bruxelles, Francoforte, Düsseldorf, Londra, Milano, Pisa, Roma, Venezia. Ricordando che rispetto alle tariffe all'Italia, con oltre 1 milione di passeggeri passati dallo scalo, si è fatto risparmiare oltre 116 milioni di euro ai passeggeri stessi. Uno sviluppo positivo per Ryanair in Calabria, ma anche in Italia, con la previsione di acquistare 175 nuovi aeromobili Boeing in consegna tra il 2014 e il 2018. Discorso diverso invece il rapporto con le associazioni dei consumatori per la tutela dei diritti dei passeggeri. Ascoltate la domanda che gli abbiamo posto. Nel settembre scorso un'associazione di consumatori spagnola, si chiama OCU, ha chiamato in causa la Ryanair per modificare o cancellare alcune clausole vessatorie, cioè quelle che penalizzano i consumatori. Ad esempio, applicazione del diritto irlandese, giurisdizione esclusiva dei tribunali irlandesi, 40 euro per la stampa della carta d'imbarco, pagamenti solo con carta di credito e non contanti. Il giudice in Spagna ha dato ragione all'associazione consumatori. Stessa cosa in Italia. Altro Consumo, che è un'associazione di consumatori italiana, ha chiamato in giudizio Ryanair, ancora il giudice non ha deliberato, per alcune motivazioni che sono similari. Ad esempio, le chiedo se ritiene giusto dover andare in tribunale in Irlanda per tutelare i propri diritti di consumatori in un'aula di tribunale per un cittadino italiano, o ad esempio c'è una tassa di credito del 2% rispetto al valore totale del biglietto a chi non paga con carta Ryanair e Mastercard prepagata. Thank you. It's actually the timing of the question is very helpful because the appeal of the Spanish ruling was held in the European Court yesterday. It was a case that was originally involving whaling, and the European Court overturned the Spanish decision and said it was perfectly legal for airlines to charge for checked-in bags, and that the Spanish Consumer Agency was wrong and the Spanish court ruling was wrong. Ecco, una cosa particolare che proprio ieri è tornata alla Corte di Bruxelles, perché è una cosa che era iniziata con Vueling, questo qua per i consumatori anche in Spagna, e la Corte europea ha ribaltato il giudizio della Corte specifica spagnola dicendo che è perfettamente legale, ad esempio, che una compagnia aerea applichi le proprie tariffe per quanto riguarda il discorso di bagagli per fare un check-in in aeroporto con prezzi diversi. Quindi quello che è stato deciso dalla Corte spagnola è già stato cambiato ieri dalla Corte europea. And it's a very important victory for consumers because for 30, 40, 50 years, many consumers have been paying for checked-in bag fees even when they don't check in a bag. E dice, ed è stato forse anche una vincita per i consumatori alla fine, perché per anni, decenni, la gente ha pagato anche per bagagli in stiva con altre compagnie aeree, quando magari il bagaglio in stiva non l'avevano neanche. Invece oggigiorno uno paga solo se lo usa il bagaglio in stiva. And it's thanks to Ryanair changing the way airlines behave. Yes, we charge for a checked-in bag, but only those passengers who check in a bag. È anche una vittoria, diciamo, per Ryanair, che è stato l'artefice di questo cambiamento, cioè i nostri passeggeri pagano sì per i nostri bagagli in stiva, ma solo quando lo portano. Se non portano bagagli in stiva non devono pagare. What's happened as a result is the vast majority of passengers, 80% in the case of Ryanair, now no longer check in a bag. They arrive with just a carry-on bag and they don't pay any baggage fees. Ecco, un cambiamento è stato, per esempio, per quanto riguarda i passeggeri Ryanair, ormai l'80% dei nostri passeggeri non acquista il bagaglio in stiva e non fa check-in neanche con bagaglio in stiva, solo il bagaglio a mano, e quindi risparmia anche i soldi dei bagagli in stiva. This is also now the trend for all other airlines who are now copying Ryanair's policy and trying to persuade consumers not to travel with checked-in bags, particularly on short flights, because you don't need the bags. Ed è, diciamo, la stessa procedura che seguono anche molte altre compagnie, seguendo Ryanair, che suggeriscono ai loro clienti di viaggiare anche senza bagaglio, non addebitandogli il prezzo del bagaglio, perché per viaggi corti o mesi può essere non necessario avere un bagaglio in stiva. And the difference now is that the prices of the flights are much lower because we don't have to
rent as many check-in desks, hire as many baggage handlers to handle all those fees. And sometimes some of these consumer agencies should actually follow what consumers are doing. Consumers are voting with their feet, avoiding the baggage charges, because now on Ryanair you can avoid the baggage charges, and flying at much lower airfares than have ever been charged by Iberia or Alitalia or everybody else. Ecco, dico, oggigiorno riducendo tutti questi bagagli insieme si sono ridotti anche i costi, meno banchi di check-in, meno personale che deve gestire valigie, tutto quanto, e i costi dei biglietti sono diminuiti. Quindi magari i consumatori, l'associazione dei consumatori dovrebbero vedere anche quello che è l'interesse, quello che è il trend principale dei clienti oggigiorno, che giustamente magari viaggiano senza bagaglio e sono fortunati a dover risparmiare anche costi che prima erano automaticamente addebitati da altre compagnie aeree. And the point about all of our fees is that yes, they are fair. They're fair because we give every passenger the choice whether you want to avoid the fee by changing behaviour or pay the fee. But it's your choice. Whereas if you fly with Alitalia, you just get a high fare and no choice. You fly with Iberia, you get a high fare and no choice. And if you look at the growth of Ryanair, whether it's here at Lamezia, we're now the #1 airline in Italy, we're the #1 airline in Spain, we're the #1 airline in the UK, we're the #1 airline in Poland. Consumers like what we do. Consumers want to avoid these fees. And sometimes you wish some of these overpaid consumer agencies who are publicly funded by governments and actually don't pay any attention to what consumers do should actually spend some time understanding why consumers want low fares and stop trying to protect Alitalia and Iberia and the rest of them. Allora dico, no, giustamente lui dice i passeggeri adesso, e noi ne siamo la dimostrazione, siamo la compagnia aerea numero 1 in Italia, in Spagna, in Inghilterra, in Polonia, cioè finalmente i passeggeri hanno una scelta, possono scegliere anche noi e con noi hanno anche l'opportunità di scegliere quanto spendere. Noi abbiamo le tariffe più basse, ma ripeto, tornando di prima, non sono obbligati a pagare dei costi aggiuntivi di cui magari non usufruirebbero neanche come servizio. Quindi giustamente torniamo a prima, invece che certe associazioni forse stare a proteggere eccessivamente compagnie aeree come Alitalia, Iberia o altre compagnie, fossero un pochino più attente a quelle che sono le esigenze dei clienti, che oggigiorno fondamentalmente è di risparmiare e di non buttare via soldi per niente, non necessari, sarebbe forse una cosa più utile. Sì, però io devo andare in Irlanda, in caso di controversia devo andare in un tribunale irlandese. In caso di controversia io devo andare in Irlanda, sono un consumatore italiano, su voli italiani, se ho una controversia con voi devo pagarmi l'avvocato in Irlanda, viaggi in Irlanda. But look, I can't, that's the law of Europe. Whether you like it or not, we're an Irish airline. By law, we must comply with Irish laws. The aircraft are registered in Ireland, and therefore our contracts with every passenger are based in Ireland. Questo è un discorso, noi siamo un'azienda irlandese basata in Irlanda, facciamo parte della comunità europea e queste sono regole della comunità. Gli aeromobili sono registrati in Irlanda, pagano tasse in Irlanda e quindi dobbiamo sottostare come compagnia irlandese alle regole, alle leggi irlandesi e bisogna riferirsi all'Irlanda. In exactly the same way, if I fly Alitalia, it's an Italian airline, the contract is governed by Italian law and I must go to an Italian court. E la stessa cosa dice per l'Alitalia, essendo una compagnia aerea italiana, un'azienda italiana, le leggi stanno alla regolamentazione italiana e se dovessi avere problemi devo venire in Italia. So you have lots of these laws and regulations which I wish, you know, there'd be one law and everybody, you could go to your local court in Europe and it's one European law, but at the moment the airlines don't work that way. Dice purtroppo ci sono molte regolamentazioni e leggi in giro per l'Europa, dice anch'io vorrei che in un futuro ci fosse un'unica regola, un'unica corte europea dove tutti possiamo rivolgerci senza problemi, però purtroppo attualmente è così, siamo tanti stati, ci sono tante regole per ogni stato. Il 2% sulla carta prepagata? If you use a Ryanair credit card, you don't pay anything, it's your choice. Se usa una carta di credito Ryanair non paga niente, è una propria scelta. E il 2% se paga con... No, c'è anche una Mastercard, cioè anche con Mastercard prepagata, invece con tutte le altre... Sono le debit card particolari che in certi paesi ci sono in Europa e noi non ne abbiamo in Italia. Tutte le altre si paga il 2% in più. Ok. But as you'll appreciate, 2% of our fares is much lower percentage than 2% of Alitalia's fares. Il 2% delle nostre comunque è sempre meno di un 2% dell'Alitalia. It'll add about 30 cents to my €15 airfare. Sulla tariffa da 15 euro sono 30 centesimi in più, non dovrebbe influenzare così tanto. Grazie.